Buongiorno, buon anno, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi presentiamo, attenzione, piccolo spoiler, ultimo arrivo Casa Aquarium Oasis, luce LED da parte di Igor. Attenzione, oggi vi presentiamo HG205, un LED naturalmente che può stare all'interno dell'acquario, quindi un LED che potete mettere tranquillamente sotto il vostro coperchio se avete un acquario con coperchio. L'abbiamo scelto per quale motivo? L'abbiamo scelto per quale motivo? Perché andremo a potenziare il LED che c'è nel nostro ecosistema autobilanciante con i Betta Wild Machayensis. All'arrivo ci è arrivato così il pacchetto, naturalmente lo abbiamo già aperto perché l'abbiamo già visionato. La luce da 18 watt, quindi non consuma neanche tanto, classe energetica è, attenzione, va benissimo per acquari che vanno dagli 60 ai 180 litri, ma attenzione, cosa importante, acquari a bassa tecnologia, perché non va benissimo per tutte le tipologie di piante, perché piante esigenti hanno bisogno di una potenza di luce molto elevata. Questa per le piante a crescita rapida, a bassa tecnologia, va da Dio. Quindi tante piante come Sessiliflora, Ludwigia, Palustris, Hydrocotyl, per una marea di piante. Le piante esigenti, quelle proprio rosse, hanno bisogno di una luce full spectrum molto più forte. Come potete vedere, si suddividono in 3 piccoli LED. Questo cosa vuol dire? Che potete utilizzarlo per 3 acquarietti piccoli, 3 piccoli acquari, oppure potete utilizzarli per 2 acquari, o per, come facciamo nel nostro caso, per un acquario unico. Naturalmente abbiamo fatto questa scelta invece della barra unica perché vogliamo provare a posizionarle in punti leggermente diversi, perché ci sono punti del nostro acquario che hanno delle più piantumati e altri un po' meno. E vorremmo fare a sto giro la prova addirittura di tutto il ciclo della luce giornaliera, quindi simulando realmente alba, giorno, tramonto, quindi tutto il ciclo completo. Vogliamo fare questa prova a questo giro. Non l'abbiamo mai fatto perché noi di solito lo teniamo sempre sulle 8-10 ore classiche, però a questo giro vorremmo provare a vedere come si evolve l'acquario in questa modalità. Allora, come potete vedere ha la funzionalità del timer, naturalmente vediamo se si guarda bene, a 6 ore, 10, 12. Naturalmente con questa modalità di timer potete regolare la potenza della luce in 9 tipologie di potenza, che va dal 10 al 25%, 50, 75, 100, idem il contrario. Quindi ragazzi, non male. E in più c'è la modalità 24 ore che va sempre 7 su 7, naturalmente c'è da impostare in base anche al vostro orologio, che naturalmente deve coincidere con l'orario reale del giorno, così almeno siete sicuri che l'acquario possa avviarsi alle 6 del mattino, alle 7, alle 8, in base alle vostre esigenze. Naturalmente controllate benissimo le istruzioni, perché avete la cosa bella di vedere proprio l'effetto alba tramonto, cioè vedete dall'arancione passa alle varie intensità di colore fino ad arrivare poi alla sera che diventa sul blu e poi si va a spegnere in automatico. Adesso andiamo a provarlo per farvi vedere la potenza di questo piccolo LED che sembra piccolo ma in realtà è molto strong. Abbiamo fatto la prova quando ci è arrivato e devo dirvi che è bello potente. Ora la accendiamo, come potete vedere questa qua non è al massimo della potenza, come potete vedere potete regolarlo, c'è la funzione timer che potete impostare l'orario, vedete già l'effetto. Naturalmente ha un effetto un po' albe e tramonto, quindi con una leggera dissolvenza in modo tale da non stressare i pesci, oppure c'è della modalità giornaliera. Vedete, questa è la modalità alba e di conseguenza potete vedere le varie posizioni durante la giornata, come aumenta e diminuisce. E questo è l'effetto. Ho mostrato velocemente
quello che potrebbe essere la simulazione dell'intero arco della giornata, come potete sistemarlo anche se volete solo le classiche 8 ore, 6, 8, 10, come potete naturalmente con luce fissa, ma a questo giro vorremmo provare a fare il classico effetto della giornata per vedere l'evoluzione delle piante stesse. Attenzione, perché secondo noi fare questo ciclo potrebbe far sì che le piante crescono meglio, con una luci diverse, potrebbe anche saltare meglio i colori che metto in acquario. Piccolo spoiler, abbiamo un'altra luce LED, ma ve lo mostriamo in un altro video perché c'è in ballo un nuovo progetto. Adesso vi facciamo vedere che è questo timer. Naturalmente è una quale appena avviato, naturalmente lo stiamo pompando a cannone con la luce e devo dirvi che l'effetto è molto bello, perché le piante stanno reagendo in una maniera assurda. In soli 3 giorni le piante a crescita rapida stanno già mettendo delle cime nuove, ma con i colori sul rosso, sul beige, quindi stanno esaltando le colorazioni e devo dirvi che è molto bello. E in questo caso faremo poi la prova, una volta avviato tutto, per vedere com'è la funzionalità alba, tramonto, eccetera eccetera. Facciamo delle prove, anche perché sono luce, questa qui è sui 50 watt, quindi consuma un pochino, attenzione. Ok, posizionato le lucine, nel frattempo abbiamo fatto anche una bella manutenzione al nostro acquario, che era da un po' che non la facevamo, quindi adesso andiamo a piazzare i LED e andiamo a settarli. Si è già accesa, ma adesso dobbiamo settarla. Abbiamo settato con il timer 24 su 24, naturalmente si accende alle 8 e dovrebbe spegnersi alle 22. Naturalmente adesso vediamo l'intensità della luce, quindi lo settiamo con l'ora solare, dovremmo esserci, naturalmente poi in giornata vediamo come va. Adesso c'è il riflesso, giustamente che siamo a luna, non si vede un granché, più tardi faremo vedere il tutto, così vedete la differenza. Manca la differenza tra il prima e il dopo del classico LED a luce bianca con una LED a full spectrum. Naturalmente questa luce qua dovrebbe saltare tantissimo anche il colore dei pesci, quindi aspettiamo a vedere come si evolve il tutto. Abbiamo fatto la pulizia, quindi abbiamo fatto un bel taglio, anche la vallisneria, giustamente c'è meno copertura, i pesciolini è facile che si possano un attimo stressare in questo momento, però abbiamo lasciato una bella zona con le piante galleggianti, quindi in realtà se hanno bisogno possono mettersi lì senza problemi. Ecco a voi ragazzi la differenza di luce che c'è nel nostro acquario. Naturalmente abbiamo fatto un po' di manutenzione come abbiamo detto prima, però come vedete i nostri betta maciaiensis sono già in fase di omoreggiamento. Abbiamo risposto vicine le pistia, infatti il maschio si è subito fiondato a fare le ribolle e sta andando all'opera, vediamo cosa ne uscirà fuori. Come potete vedere ragazzi la differenza c'è, notevole, solo il fattore di esaltazione dei colori delle piante stesse, nonostante c'è ancora un po' di luce, la differenza ragazzi si nota. Per vedere una clip di come era prima, giusto per farvi capire qual è la differenza di entrambe le soluzioni. La soluzione che avevamo prima, classico LED bianco, e quelle che invece c'è adesso, la full spectrum con vari colori. Quella funziona alba e tramonto con luce di 14 ore al giorno. Adesso vediamo com'è e per curiosità vediamo un attimo di settarla come meglio crediamo. Ecco a voi com'era prima il nostro acquario, con la luce in monocolore, solo luce bianca. Come potete vedere sì, i colori venivano esaltati in modo molto soddisfacente, però adesso vi facciamo vedere la reale differenza tra il prima e il dopo. Lo noterete anche voi stessi. Naturalmente per le piante, per una acquario a bassa tecnologia ci sta tranquillamente avere una luce del genere, però se riuscite a mettere una full spectrum con vari colori la situazione cambia. E questa è la differenza che vi stavamo dicendo. Pensate che la potenza di questa luce è solo al 65%, quindi se aumentassimo la potenza al 100%, la luminosità
di conseguenza anche i colori esaltano ancora di più. Ok, ci siamo, finalmente Aurora ci dà la possibilità di registrare questa clip. Quindi ragazzi, come avete visto, la differenza è notevole tra un LED classico luce bianca a una full spectrum, anche se di bassa tecnologia. Quindi che dire dell'HG205, ragazzi, qualità-prezzo molto buono. Naturalmente ringraziamo la IG per averci dato la possibilità di testare questo nuovo prodotto e devo dirvi che ci soddisfa. Qualità-prezzo eccellente, adatto a tutti gli acquari a bassa tecnologia, attenzione, non per piante esigenti, perché naturalmente hanno bisogno di una potenza molto maggiore. Noi abbiamo utilizzato questo LED per un acquario singolo, ma come vi abbiamo fatto vedere si possono utilizzare anche per 3 acquari e 2 acquari, perché ci sono 3 piccoli LED differenti. Noi li abbiamo posizionati a U in modo tale da coprire tutta la superficie dell'acquario. Quindi adesso vediamo come si svilupperà grazie a questa nuova luce. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, condividete, anche se a voi non costa nulla, a noi ci aiuta tantissimo a condividere nuovi progetti, a portare altri contenuti e a crescere come pagina. Naturalmente ringraziamo ancora la IG per questo test. Annunciamo che ci sarà anche il video sul LED che stiamo utilizzando per questo acquario che c'è qua dietro. C'è qualcuno di fronte a me che continua a ridere. Comunque, grazie per essere stati con noi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!